Benvenuti sul mio canale. Anche quest'anno siamo giunti all'8 marzo, festa della donna, e per festeggiare l'occasione voglio preparare la torta mimosa al limone, anzi 2, e voglio farcirle con una deliziosa crema profumata al limone. Per prima cosa preparo lo stampo. Lo imburro e lo fodero con carta forno. Questo metodo renderà più semplice estrarre il pan di Spagna. Poi scaldo il forno e intanto preparo l'impasto. Metto l'albume nella ciotola, lo monto con lo sbattitore elettrico, aggiungendo lo zucchero piano piano fino a quando ho ottenuto una neve ferma. In un'altra ciotola metto i tuorli, la vaniglia naturale in polvere, la buccia grattugiata del limone e sbatto con la frusta. Ora vado a incorporare i tuorli alla neve ferma girando dal basso verso l'alto per non smontarla. Aggiungo la farina 00 e la fecola setacciandole. Amalgamo il tutto. Poi verso nella tortiera l'impasto e cuocio in forno statico a 170 gradi per 20-25 minuti, dipende dal forno. Per capire se l'interno del pan di Spagna è cotto è sufficiente bucare con uno stuzzicadenti il centro dello stampo. Se ritraendolo risulta asciutto, la torta è cotta. Trascorso il tempo sforno e lascio raffreddare. Nel mentre preparo la bagna. Metto l'acqua, lo zucchero, la buccia del limone, porto a bollitura per 5 minuti. Poi colo il liquido e lo lascio raffreddare. A questo punto devo preparare la crema, quindi scaldo in un tegame il latte con la buccia grattugiata del limone. E intanto sbatto i tuorli con lo zucchero, aggiungo la vaniglia naturale in polvere, l'amido di mais setacciandolo, ora verso un po' di latte tiepido nella ciotola e mescolo bene. Poi riverso tutto nel tegame e rimetto sul fuoco a fiamma bassa e mescolo fino a quando la crema si addensa. Adesso tolgo dal fuoco, verso in una ciotola, copro con la pellicola
Lascio raffreddare e dopo conservo in frigo per almeno un'ora. Dopodiché riprendo la crema, la verso in una ciotola più grande, aggiungo il mascarpone e monto con lo sbattitore fino a quando la crema è diventata liscia, poi rimetto in frigo. Ora tolgo il pan di Spagna dalla tortiera. Lo taglio e ottengo 4 dischi. Un disco centrale lo tengo da parte. Gli altri 2 dischi li taglio con un coppapasta di uguale misura. Il disco superiore lo taglio leggermente più piccoli degli altri 2. Questo mi serve per dare la forma più tondeggiante alla tortina. Al disco che ho tenuto da parte tolgo la parte esterna più colorita, poi taglio il resto a piccoli quadrettini. Questi mi serviranno per ricoprire le torte. A questo punto ho ottenuto una tortina e una ciambella e non resta che farcirle. Quindi bagno il primo strato, inserisco la crema nella sac à poche e farcisco. Copro con il secondo disco, lo bagno e ricopro con la crema. Infine bagno il disco più piccolo. Lo posiziono sopra e spalmo la crema su tutta la tortina. La parte superiore la decoro con fette di limone candite e foglie di pasta di zucchero. Tutti intorno faccio aderire i quadratini di pan di Spagna ed ecco fatta la prima tortina.
Ora farcisco la ciambella e procedo come prima. Infine concludo cospargendo ogni parte con lamelle di mandorle e quadrettini di pan di Spagna. Queste tortine, composte da un soffice pan di Spagna e da una delicata crema al limone, sono un dolcissimo pensiero da condividere con le amiche, ma anche ideale per festeggiare altri eventi importanti. Vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale YouTube e se vi piace mettetemi un like, condividete e lasciatemi un commento. Vi saluto al prossimo video.